Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Mi avevate fatto una richiesta: come fare per truccare l'occhio cosiddetto incappucciato. In questo video vi farò vedere come fare per minimizzare questo problema, come truccare questa tipologia di occhio. Io vi ricordo che sono molto attiva su YouTube, un po' meno su Instagram e Facebook, ma vi consiglio comunque di seguirmi principalmente su Instagram e naturalmente non vi dimenticatevi di iscrivervi al canale se non siete già iscritte. Vi lascio subito al video. Ovviamente oggi farò una sorta di simulazione per farvi vedere come truccare l'occhio incappucciato, perché veramente me l'avete chiesto in tante. Quindi siamo in una situazione del genere, anche più accentuata. Una cosa da non fare: non depilate troppo le sopracciglia e non rendetele troppo sottili e che vadano troppo verso l'alto. Questa zona sarà molto più ampia e vi sembrerà molto più gonfia e molto più cadente. Inizio col primo step, che è quello di applicare un correttore. Il correttore deve essere molto leggero per non segnare le rughe d'espressione attorno all'occhio. Potete utilizzare, come ho fatto vedere anche in altri video, lo stesso fondotinta o la stessa BB cream, che va ancora meglio perché è molto più leggera, che avete applicato sul viso. Vi consiglio comunque un prodotto fluido e non un prodotto in crema, perché rimane sempre più leggero. Non dovete applicarne tanto, vi consiglio di alzarla, quindi di tenere la palpebra bella distesa con le dita e applicare il correttore per togliere quelle che sono le discromie. Poi, fatto questo, potete prendere un pennello da sfumatura e passare nella zona per togliere gli accumuli di prodotto e stendere meglio il correttore. In questo modo ridurrete l'effetto correttore che entra dentro le pieghe. E arriviamo un po' alla zona un pochino più dolente, che è quella delle occhiaie. Anche in questo caso usate una ciglia, ecco fatto, poco prodotto, allargatevi un po', perché sennò dopo c'è lo stacco, si crea questo stacco con il fondotinta. Leggerissime, come se vi doveste fare una carezza, passate sopra un pennello da sfumatura. È meglio magari velarla un po' che lasciarla proprio a vista. Il prodotto andrebbe fissato con la cipria, ma vi consiglio sempre di usare pochissima cipria. Prendo con un pennellino un velo di cipria. Se il vostro pennellino ha le setole scure, vi rendete subito conto della quantità di cipria che avete prelevato. Se non sapete ancora dosare bene i prodotti, vi consiglio pennelli dalle setole scure. Se è troppa, scaricate il pennello sulla mano e andate a fissare il prodotto, giusto per farlo durare di più nel tempo. Arriviamo invece al nostro trucco per l'occhio incappucciato. Se il vostro occhio è appena coperto dalla palpebra fissa, potete anche applicare un ombretto per farla leggermente rientrare, almeno visivamente. Se invece è molto coperta, io parlo di una situazione del genere dove la palpebra mobile praticamente quasi non si vede, in questo caso non andrei a usare il prodotto, perché difficilmente, anche se andate ad applicare l'ombretto come vi farò vedere, riuscirete a togliere, a nascondere questo difetto. Quindi deve essere un effetto lieve. Se è un effetto molto accentuato, saltate questo passaggio. Vi consiglio di utilizzare sempre colori neutri
e soprattutto tonalità piuttosto naturali. Andrete a utilizzare delle tonalità che si notano molto, l'attenzione andrà tutta in quel punto lì che voi invece volete nascondere. E con un pennello da sfumatura prendo questo beige della palette di Sante. Dovete con le dita alzare, perché se no non riuscirete ad applicare il prodotto, la palpebra fissa e applicare il prodotto nella piega della palpebra. Dovete andare molto su e tirare sulla palpebra, perché sennò farete fatica ad applicare il prodotto, e vedrete che una volta che la vostra palpebra sarà rilassata, quasi tutto il prodotto applicato scomparirà. Guardate dritto davanti a voi e con un colore neutro cercate di applicare con un pennello da sfumatura l'ombretto in questa zona e vi troverete in questa situazione qui. Quindi fatelo sia a occhio chiuso sia a occhio aperto, e questa dovrebbe essere la situazione. Quindi con una leggera ombra in questa zona qui. Allora, se invece la vostra palpebra fissa è tanto, copre tanto la palpebra mobile, vi sarà veramente tanto difficile riuscire a fare questa sfumatura. Quindi io vi direi lasciate perdere, cioè non fatela, non fate quello che ho fatto adesso, che va bene per coloro che hanno un accenno di questo problema. Andate a concentrarvi sulle ciglia e sulla bordatura superiore per tirare fuori l'occhio. Qui ragazze possiamo utilizzare la matita nera, che va benissimo, una matita marrone, la matita nera si nota di più quindi tira fuori di più l'occhio. Potete utilizzare anche una matita blu notte, qui non ci sono assolutamente problemi. E con questa matita andate a sottolineare l'attaccatura delle ciglia e poi, partendo dall'esterno, create una linea. Potete utilizzare anche l'eyeliner. Cercando di saturare molto il colore, di riempire tutti i buchettini che ci sono tra le ciglia. Potete farlo con la matita normale, come ho fatto io, e poi fissarla con un ombretto dello stesso colore, oppure con una matita waterproof se la matita tende a migrare nel corso della giornata. Fisso la matita con un ombretto dello stesso colore. Alla fine vi troverete in una situazione del genere, però grazie alla matita avrete sottolineato il vostro occhio, quindi vedete che l'occhio già spicca di più. Potete applicare un po' di matita nera anche sotto, partendo dall'angolo esterno dell'occhio, collegando queste due linee, quella della bordatura superiore e quella della bordatura inferiore. Visto che il nero è un colore comunque che tende a sottolineare tanto lo sguardo, però lo può anche appesantire, vi consiglio di non tracciare, a meno che non vi stia bene, ma di non tracciare la linea fino, diciamo, a metà occhio e oltre fino all'angolo interno, ma tracciare una leggera linea che arriva circa a 1/3 dell'occhio. Poi con un pennellino potete sfumare la vostra matita e portarvela anche fino all'angolo interno. Però potete scegliere anche altri colori, in questo caso blu, grigio scuro, prugna, altri colori, non è detto, però l'importante è che la matita si veda. Anche in questo caso, a maggior ragione, sotto potete utilizzare una matita waterproof. Fisso la matita con un ombretto dello stesso colore. Questo ragazze è l'effetto per definire bene l'occhio, che sarà veramente importante perché siete in questa situazione qui con una palpebra che incombe.
proprio la fissa che incombe sul vostro occhio, quindi sottolinearlo dà anche più risalto al vostro sguardo, quindi io vado a esagerare ma l'effetto è questo qui. Un altro step fondamentale che vi aiuterà tantissimo per mettere in risalto il vostro sguardo e minimizzare il problema è applicare il mascara. Tanto mascara, eventualmente anche applicare delle ciglia finte, quelle aiutano tantissimo, ma posso capire che non si possono applicare tutti i giorni perché ci vuole il suo tempo per applicarle. Se avete le ciglia che sono dritte, perché spesso noto delle ciglia lunghissime, bellissime ma dritte, potete utilizzare ogni tanto il piegaciglia per incurvarle. Potete anche valutare di andare dall'estetista, farvi incurvare le ciglia, così quando applicherete il mascara vedrete proprio che il vostro sguardo si aprirà, perché le ciglia sono importantissime. Se avete le ciglia rade potete pensare sempre di andare dall'estetista e farvele infoltire. Quindi partite alla radice delle ciglia e poi salite. Potete applicare il mascara più volte, magari insistendo la seconda volta solo sulla lunghezza, sulla parte finale delle vostre ciglia. Cercate anche di applicare il mascara su queste ciglia piccoline. Le ciglia sono le vostre migliori alleate per nascondere o comunque ridurre questo problema. Ma guardate già come le ciglia e questa matita nera vi portano fuori l'occhio. Quindi alla fine gli step sono pochissimi, i prodotti sono pochissimi, però possono fare la differenza. Non ho applicato il mascara sotto perché il mascara sotto non sta bene a tutte. Decidete voi se applicarlo o meno. Diciamo che vi aiuta comunque un po' a tirar fuori l'occhio, ma la cosa importante è applicare il mascara sulle ciglia superiori. Eventualmente potete utilizzare delle ciglia finte, adesso vi faccio vedere un po' l'effetto. Io spero che il video vi sia piaciuto, fatemelo sapere, aspetto come sempre i vostri commenti. Io vi saluto, bacioni e vi aspetto sabato con un nuovo video e con un nuovo approfondimento.